Nel cuore di Roma, nella Basilica di San Pietro in Vincoli, si trova una delle opere più straordinarie dell'arte occidentale, il Mosè di Michelangelo Buonarroti. Quest'opera monumentale, scolpita tra il 1513 e il 1515, non è solo una scultura, ma un'esplosione di emozioni intrappolate nel marmo, che continua a stupire visitatori da oltre 500 anni. Il Mosè nacque come parte di un progetto molto più ambizioso, la tomba monumentale di Papa Giulio II della Rovere. Nel 1505 il Papa Terribile commissionò a Michelangelo quello che doveva essere il suo mausoleo, un progetto faraonico che avrebbe dovuto contenere oltre 40 statue e occupare un'intera cappella nella Basilica di San Pietro. La storia di questa commissione è travagliata quanto affascinante. Giulio II, soprannominato il Papa Guerriero, era un mecenate ambizioso ma anche un uomo dal carattere difficile. I continui cambi di programma, le guerre e infine la morte del Papa nel 1513 trasformarono quello che doveva essere il monumento dei monumenti in una lunga odissea artistica durata 40 anni. Michelangelo stesso definì questa vicenda la tragedia della sepoltura, poiché i continui rinvii e modifiche al progetto lo tormentarono per gran parte della sua vita. Dalla tomba originale monumentale si passò a versioni sempre più ridotte, fino al modesto monumento che oggi vediamo in San Pietro in Vincoli. Il Mosè di Michelangelo è una scultura imponente, alta 235 cm, scolpita in un unico blocco di marmo di Carrara. La maestria tecnica è evidente in ogni dettaglio, dalla resa anatomica perfetta alla straordinaria precisione dei particolari decorativi. Uno degli aspetti più discussi dell'opera sono le corna sulla testa di Mosè. Queste non sono frutto di fantasia artistica, ma derivano da un errore di traduzione nella Vulgata, la Bibbia latina di San Girolamo. Il testo ebraico originale parlava di raggi di luce, keren, che emanavano dal volto di Mosè dopo aver ricevuto le tavole della legge, ma la parola venne tradotta erroneamente come corna, cornu in latino. Questa iconografia era comune nell'arte medievale e rinascimentale, e Michelangelo la mantenne seguendo la tradizione. Ma ciò che rende il Mosè di Michelangelo rivoluzionario non è l'iconografia, bensì l'interpretazione psicologica. Questo non è il Mosè statico e ieratico dell'arte medievale, ma un uomo colto in un momento di tensione drammatica. Michelangelo scelse di rappresentare Mosè nel momento in cui, scendendo dal monte Sinai con le tavole della legge, scorge gli ebrei che adorano il vitello d'oro. Il profeta è rappresentato nell'istante prima dell'esplosione di ira che lo porterà a spezzare le tavole. È un momento di tensione estrema, di ira contenuta che sta per esplodere. Ogni muscolo, ogni piega del panneggio, ogni dettaglio anatomico concorre a esprimere questa tensione. Il volto corrucciato e severo, con lo sguardo fisso verso sinistra. La barba fluente che sembra muoversi sotto il soffio dell'ira. Il braccio destro che tiene saldamente le tavole. La gamba destra ritratta, come se Mosè stesse per alzarsi. La tensione dei muscoli del torso, che tradisce l'energia compressa. Anche se il Mosè appare completamente rifinito, presenta alcune zone dove si può la tecnica del non finito cara a Michelangelo. L'artista credeva che la scultura esistesse già nel blocco di marmo e che il suo compito fosse quello di liberarla togliendo il superfluo. Lo scultore utilizzò diverse tecniche. Lo scalpello piatto per sgrossare. Gli scalpelli a dente per definire i volumi. Gli scalpelli sottili per i dettagli. La raspa e gli abrasivi per le finiture. La resa della barba è considerata una delle prove tecniche più straordinarie dell'intera storia della scultura. Ogni ciocca sembra avere vita propria, ogni ricciolo è scolpito con una precisione millimetrica. Le mani, le vene del braccio, le pieghe del mantello, tutto concorre a creare un'opera di realismo stupefacente. Giorgio Vasari, biografo degli artisti rinascimentali, scrisse che il Mosè era bellissima e più che umana, sottolineando come l'opera superasse i confini della semplice rappresentazione per diventare simbolo di forza spirituale e morale. Il Mosè influenzò generazioni di scultori.
La sua capacità di rendere il marmo espressivo, di catturare un momento psicologico intenso, divenne un modello per l'arte barocca e neoclassica. Una leggenda vuole che Michelangelo, terminata l'opera, colpì il ginocchio destro del Mosè con il martello esclamando «Perché non parli?». Che sia vera o no, questa storia testimonia la vitalità incredibile che l'artista riuscì a infondere nel marmo. Oggi il Mosè continua a dialogare con noi, mantenendo intatta la sua forza espressiva. Freud stesso dedicò un saggio a quest'opera nel 1914, analizzandola dal punto di vista psicoanalitico e vedendovi un simbolo della lotta interiore tra impulso e controllo. L'opera ha subito diversi interventi di restauro nel corso dei secoli. L'ultimo grande restauro, completato nel 2001, ha restituito al marmo la sua luminosità originale, permettendo di apprezzare ancora meglio la straordinaria maestria tecnica di Michelangelo. Visitare il Mosè a San Pietro in Vincoli è un'esperienza che va oltre la semplice osservazione artistica. È un incontro con uno dei vertici assoluti della creatività umana, un dialogo silenzioso con un genio che riuscì a dare vita al marmo. In conclusione, il Mosè di Michelangelo rappresenta la sintesi perfetta tra tecnica e espressione, tra tradizione iconografica e innovazione artistica. In quest'opera si condensa tutto il genio rinascimentale, la riscoperta dell'antico, la perfezione tecnica, ma soprattutto quella capacità tutta moderna di indagare l'animo umano nelle sue pieghe più profonde. Quando ci troviamo di fronte al Mosè, non stiamo solo osservando una scultura del XVI secolo, ma partecipando a un momento di eternità artistica, dove il tempo sembra sospeso e il marmo diventa carne, pensiero, emozione pura. È questo il miracolo dell'arte di Michelangelo, trasformare la materia inerte in vita immortale.